Adesso andiamo a visionare l'ultima modalità di scansione, che è la modalità smart intelligente. Quindi una volta posizionato lo scanner in un ambiente che magari sia abbastanza libero da ostacoli, perché la scansione smart, diciamo, fa il suo percorso in autonomia, lavora in questo modo, fa un primo percorso, un primo giro a un passo molto rado, per cui va a individuare le pareti, dopodiché, riconoscendo dove sono le posizioni degli angoli, farà un secondo giro a passo più fitto per andare a individuare correttamente le posizioni degli angoli e infine va nel terzo giro a riconoscere le frontiere, cioè quei punti un po' più difficoltosi dove la parete è sbilenca rispetto al raggio laser, oppure dove ci sono due pareti, una più profonda e una più, diciamo, una più arretrata e una più in avanti, quindi riconosce le parti un po' più difficoltose e in queste zone andrà a fare un rilievo al massimo della sua risoluzione. Allora, per avviare la scansione smart intelligente è sufficiente premere sul pulsante smart. Qui ci vengono dati i parametri relativi ai 3 giri di cui vi ho parlato, quindi nel nostro caso primo giro a passo 20, secondo a passo 4, terzo giro a passo 1. Avviamo la scansione e il laser inizia a fare il suo lavoro. Chiaramente anche in questo caso sulla nostra app ci rendiamo conto di cosa sta facendo lo scanner, quindi vediamo tutti i punti che sta battendo. Ecco, adesso sta seguendo una parete abbastanza dritta, per cui procede in maniera abbastanza uniforme. E in contemporanea sull'app sta già riconoscendo la parete, lo vediamo dal puntino rosso e dalla linea che sta creando rossa. Ecco, qui ha trovato. Una volta completato il giro, lui ha individuato dei coni dove dove pensa ci siano degli angoli. Nel frattempo lui sta procedendo seguendo quelle zone che ritiene siano un po' più difficoltose. Infatti proprio in questa zona lui ha riscontrato che ci sono degli angoli, lo ha capito e quindi ha raffittito in quella posizione. Io posso anche decidere di saltare una zona, per esempio questa della finestra la saltiamo perché non ha molto senso andare a rilevare sui vetri. Passa al cono successivo dove ha trovato questo pilastro e quindi va a aumentare il dettaglio in questa posizione. Lì c'è un altro scalino e quindi ha aumentato il dettaglio e così via. Adesso ha completato e se ritiene che ci sia qualche punto di una certa difficoltà ritornerà in quelle posizioni a fare qualche altra misura al massimo della risoluzione. Ecco, per esempio, ecco, qua ha riconosciuto i coni dove lui ritiene di dover migliorare la qualità del rilievo e man mano sta andando a scansionare solo quelle parti. Per esempio queste sono zone del balcone dove ha trovato una tenda, il pilastro, ecco, lo squarcio della finestra. Ora, come dicevo, la zona dei vetri non ci interessa e allora la saltiamo, possiamo saltare questi coni. E quindi in autonomia lui ha fatto un rilievo più dettagliato possibile per quanto poteva. Chiaramente in questa zona che era coperta non riusciva a vedere dietro al pilastro e quindi in questo caso si continuerebbe il rilievo spostando la posizione dello scanner e agganciando una nuova scansione. Però tutto il resto, dove ha potuto, dove è stato necessario, ha raffittito i punti, dove era meno necessario li ha resi più larghi.
In questo caso della finestra, nonostante abbiamo saltato, lui è riuscito a inquadrare anche la persiana abbassata, ecco, dietro i vetri. Quindi è riuscito un po' a fare il meglio che poteva ed siamo riusciti a ottenere un rilievo nonostante, diciamo, la sagoma di questo ambiente fosse molto molto articolata.